Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale pronostici e schedina della 35esima giornata di Serie A. Consueto appuntamento, le abbiamo fatte tutte le giornate di Serie A dall'inizio di campionato ad oggi, sono tutte racchiuse nella playlist delle schedine. Se volete potete andarvi a divertire e dargli uno sguardo, stanno tutte lì. 1x o 2 segni da mettere, 2 doppie disponibili sulle 10 partite come è sempre stato da inizio campionato. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella se volete restare aggiornati sui contenuti e se vi piacciono questi pronostici mettete un like a questo video. Partiamo subito e andiamo nel dettaglio per le partite che saranno di questa 35esima giornata. Lazio-Lecce 1. 1 perché la Lazio farà sicuramente il risultato dopo questi alti e bassi delle ultime giornate, perché altrimenti la Champions non diventa un miraggio ma diventa complicato con le inseguitrici che sono secondo me psicologicamente più in condizione della Lazio di Sarri. Salernitana-Atalanta X. Credo che la Salernitana riesca a strappare un punto all'Atalanta, ovviamente in casa propria, perché ho visto un'organizzazione difensiva di questa Salernitana che mi piace. Sosa gli ha dato una nuova faccia che è molto più efficace della guida tecnica che c'era prima, senza togliere nulla ovviamente al vecchio allenatore della Salernitana, però Sosa ha una visione più europea del calcio, diciamo, quindi è una Salernitana che sta rendendo molto meglio e poi in attacco riesce a punire anche creando poche occasioni, ma riesce a buttarla dentro ogni qualvolta si presenta nell'area avversaria. Spezia Milan, partita complicatissima perché lo Spezia deve vincere assolutamente per la lotta alla retrocessione e il Milan avrà gli sforzi della semifinale di andata di Champions sul groppone. Partita difficile, una X anche qua, dai, Spezia Milan X. Inter Sassuolo 1, perché tra tutte le squadre che stanno lottando per questa Champions League, la squadra che è più in forma al momento, a livello di risultati, a livello di prestazioni soprattutto, è l'Inter. Quindi Inter Sassuolo 1. E la Sverona Torino. E la Sverona Torino ci giochiamo qui la prima doppia della giornata, perché è una partita che non riesco a decifrare. Il Verona, stesso discorso dello Spezia, deve vincere per forza per far sì che poi si possa giocare le altre tre partite per questa permanenza in Serie A. Quindi ci giochiamo l'1x perché non mi fido di Juric. Fiorentina Udinese 1. Al di là degli sforzi in coppa che la Fiorentina ha fatto giovedì, credo che al Franchi non ci sarà scampo per l'Udinese, che a livello difensivo è anche abbastanza vulnerabile. È una Fiorentina che l'abbiamo vista anche a Napoli, al di là della vittoria del nostro Napoli per 1-0. Comunque la Fiorentina se l'è giocata, ha creato occasioni, mette in difficoltà chiunque, quindi 1. Monza-Napoli. Monza-Napoli. Monza-Napoli, partita strana per un Monza che non ha motivazione né di permanente in Serie A né di qualificazione alle coppe europee, perché siamo a metà classifica. Il Napoli con lo scudetto in tasca, con la vittoria contro la Viola, credo che voglia però incrementare a livello di punti questa Serie A e questa annata che è fantastica ed è stata fantastica finora. Quindi punto sul Napoli, vai 2. Bologna-Roma. Bologna-Roma 1. 1 perché anche se il Bologna nell'ultima uscita non ha convinto del tutto, lo vedo però sul piano del gioco non superiore nemmeno alla Roma, ma che può mettere in difficoltà questa Roma, anche se a livello difensivo comunque la Roma se si chiude e la mette sul piano dell'agonismo e spezzettamento del gioco con i falli diventa difficile, però è un Bologna organizzato per poter far male, quindi 1. Juventus Cremonese
Mi dispiace per la Cremonese perché questa è una partita complicatissima, non credo che riesca a fare il risultato a Torino ed è una Juve che al di là delle sentenze che dovranno uscire tra un mesetto circa per quanto riguarda un'eventuale penalizzazione per il campionato prossimo, non si sa questi punti dati, tolti, penalizzazioni, non si capisce niente, ma al di là di tutto ciò credo che la Juve comunque riesca a vincere contro la Cremonese, quindi uno. E l'altra doppia ce la giochiamo con Sampdoria-Empoli. Sampdoria-Empoli X2 perché la Sampdoria, al di là della matematica retrocessione avvenuta nell'ultima giornata di campionato, nell'ultima giornata giocata, ovviamente, non credo che voglia fare poi brutte figure fino a fine campionato. L'Empoli è un avversario che si può tranquillamente battere o tenere testa alla squadra dell'Empoli, quindi X2, dai, ci diamo un X2 con un Empoli che può vincere la partita, però con una Sampdoria che lotterà per non far brutte figure e continuare questa annata che è andata malissimo per la Samp. Io non avrei mai creduto quest'anno, da tutte le squadre che c'erano che potevano lottare per la retrocessione, scusate, di trovare la Sampdoria matematicamente retrocessa a 4 giornate dalla fine. Questo è quanto, ragazzi. Questa 35esima giornata, Lazio, Salernitana, Spezia, Inter, Verona, Fiorentina, Monza, sì, le abbiamo fatte tutte, le ho dette tutte. Io ho fatto i miei pronostici, ragazzi. Ditemi la vostra nei commenti, fate i vostri nei commenti. Ci divertiamo a controllare e a vedere chi ne becca di più tra di noi. Ci vediamo nel prossimo video e sempre Forza Napoli. Ciao.